Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete e l'evoluzione della sua relazione complicata. Abbiamo la carta del carro. Amici dell'Ariete, è una bella carta perché mi parla di andare avanti, di dare una direzione a questa situazione o a questa relazione. Tenete presente che la lettura dura circa 7-10 giorni e vale per sole, ascendente e segno lunare, e per chi volesse delle consulenze personalizzate mi può mandare un'email, lo trovate qui, oppure sotto in descrizione c'è anche il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, il link alla sezione degli abbonamenti e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con la stella, il fante di coppe, un 8 di coppe, quattro di spade, regina di denari, cavaliere di pentacoli, e 6 di spade. Dunque ragazzi, io ho come la sensazione qui che diciamo uno dei due sia più dentro la relazione rispetto all'altra persona. Adesso andiamo a vedere carta per carta. Partiamo con questa stella. 10 di pentacoli, e 2 di spade. C'è come un desiderio qui che non si sa se effettivamente si vuole inseguire. Per qualcuno può essere il fatto di non sapere se si vuole famiglia o se si vuole costruire una famiglia con questa persona. Andiamo a vedere il fante di coppe. 4 di bastoni e giudizio. Io ho come la sensazione che questa indecisione sul se costruire qualche cosa con questa persona, se andare a fondo, se continuare eventualmente la frequentazione, sia dovuta al fatto che ci sia come una componente da parte dell'altra persona un po' immatura. Io credo che non vi sentiate completamente al sicuro con quello che vi dice l'altra persona. Potrebbe essere per una questione di immaturità emotiva, potrebbe essere per una questione di immaturità anagrafica, piuttosto che di inesperienza in qualche tipo di settore. Se per esempio per voi fosse una persona di interesse a livello lavorativo, perché è un collaboratore o qualche cosa per lo stile, ci può essere come una sensazione di freschezza, di come se la persona fosse un po' acerba, se non avesse ancora bene in testa dove vuole andare, che cosa ehm, rappresenta per lei o lui, per la persona, una zona di sicurezza. È come se questa persona non sapesse ancora ben definire che cosa vuole nella coppia o nella vita con una coppia. Andiamo a vedere l'otto di coppe. 3 di pentacoli,
Luna e asso di spade. Mm. Qui c'è qualche cosa che non viene detto. Può essere qualche paura. O può essere che abbiate paura di dire quello che volete costruire con l'altra persona o quello che non volete costruire. Cioè, nel senso, se uno dei due ha voglia di famiglia e l'altro no, ma ci tenete tanto l'uno all'altra, magari sollevare il tema potrebbe essere il preludio per una rottura, perché a un certo punto uno si dice, vabbè, tu vuoi una cosa, io ne voglio un'altra, cosa stiamo insieme a fare? C'è come questa sorta di paura, di timore, secondo me, qui, e con l'asso di spade al contrario, per qualcuno si tratta di una verità che viene omessa. Potrebbe essere un qualche tema del passato da cui voi vorreste allontanarvi, ma che in qualche modo è ancora lì presente. E con la carta della luna, ragazzi, potrebbe essere qualche fantasma a livello emozionale, a livello mentale che ritorna. Perché qua comunque si inizia con un due di spade e c'è come questa sorta di indecisione. È bendata la figura e mi ricorda molto la luna perché è come avere questa visione parziale, solo la visione interna, la propria visione. Diciamo che c'è anche la carta del giudizio, quindi secondo me questo è un buon periodo per vedere le cose in prospettiva. Andiamo a vedere il 4 di spade. Eremita. C'è come bisogno di riflettere. Io sento che ognuno dei due potrebbe aver bisogno di tempo. Vi dico addirittura che per qualcuno si tratta di un momento di silenzio stampa tra uno e l'altro. E come capire un pochettino cosa si vuole per sé realmente, ma proprio per queste paure, queste verità che secondo me voi sapete di voi stessi, vorreste comunicare all'altra persona. Sento che in qualche modo voi avete voglia di costruire qualche cosa di più bello, qualche cosa di più profondo anche. Per qualcuno si tratta di fare cose diverse nella relazione, di viversi un po' di più. Però, siccome qui abbiamo due archetipi della casa, il 10 di pentacoli e il 4 di bastoni, per qualcuno ci potrebbero essere queste difficoltà, magari a causa di impegni familiari. Mm? Quindi giustamente si è già tanto impegnati su certi fronti che magari prendersi anche altri impegni un po' più consistenti diventa complicato. Andiamo a vedere la regina di denari. Tre di bastoni. Secondo me qui un po' per smuovere tutte queste paure o la situazione, potrebbe essere interessante organizzare qualche cosa insieme. Tre di bastoni è un viaggio o un progetto che qui in qualche modo già avevate. Però col 3 di pentacoli sento più che sia un qualche cosa inerente o un abitare o un vivere più tempo insieme, mentre il 3 di bastoni può essere un progetto lavorativo o comunque un qualche cosa che vi porta a spostarvi fisicamente. Anche perché anche qui abbiamo il 6 di bastoni, che è una carta di riconoscimenti. Cioè, secondo me potrebbe essere come vi posso dire, un'ottima strategia puntare a quanto di bello può arrivare se faceste questo 3 di bastoni insieme. Perché comunque c'è anche un 6 di bastoni, qui arrivano dei riconoscimenti, arriva qualche cosa, ragazzi. E c'è come un rendersi conto che effettivamente sì, si è in un momento ricco, che ci si può dare tanto l'uno all'altra, anche se effettivamente non ci sono questi obiettivi comuni, mi verrebbe da dire. Però tenete anche presente che l'obiettivo non è comune adesso.
Se è una persona che state frequentando da poco o comunque se è una persona che non vi ispira tanta fiducia perché è molto empatica, perché magari è giovane, perché si fa prendere dei facili entusiasmi, questo non vuol dire che mano a mano che vi conoscete le cose non possano cambiare. È per quello che qui le carte vi dicono un po' di vivervi del tempo insieme alla persona, che sia tempo di qualità, che sia tempo solo per tutti e due, dove gli impegni familiari possono essere un attimo messi da parte. Andiamo a vedere il Cavaliere di Pentacoli. Sacerdotessa, 8 di bastoni, amanti, Re di bastoni e 5 di spade. Sì, ma qui c'è un tema che riguarda o il lavoro o gli impegni nel quotidiano, come vi dicevo prima, con qualche famiglia, con qualche... Cioè è come se uno dei due avesse bisogno di cose stabili, di cose concrete, perché comunque ha uno stile di vita molto concreto, molto organizzato, magari c'è poco tempo per fare tutto e quindi si è come abbastanza incastrati. L'altra persona sento che in qualche modo è un po' più leggera, se vogliamo, però per far andare avanti e per dare una direzione a questa relazione c'è come bisogno, primo, di venirsi incontro e secondo, mi sembra di capire, di organizzare momenti dove ci si possa intendere a livello mentale, non solo vedere a livello fisico, anche se quello a livello di tempo lo sento, è come se avessi bisogno di passare del tempo di qualità insieme, però anche come creare una certa affinità mentale, secondo me. Diciamo che con il Cavaliere di Pentacoli c'è un inizio in questo prossimo periodo di un movimento, magari lento, però col Cavaliere di Pentacoli quando si fa un passo non si torna indietro. Quindi è un piccolo passo in avanti, ma concreto, resta lì, non si indietreggia. Andiamo a vedere il 6 di spade. Uh. 10 di spade e torre. Allora, vedendo queste carte sento che non finisce né la conoscenza né la relazione, adesso dipende dalla situazione di ognuno, se siete... perché comunque sì, ci sarà un momento di fermo, potrebbe esserci proprio un momento di silenzio, però non sento che finisca, ma sento che... ragazzi, in realtà avete bisogno di rompere con degli schemi di comportamento, perché questo 6 di spade al contrario mi dice che non mollate certi temi che io qui vedo con la luna. Ok? Quindi è come il lasciate indietro le paure, le proiezioni, cioè non supponete. Vi consiglio un libro, si chiama I quattro accordi. Ora il nome di chi lo ha scritto, aspettatecelo qua. Eccolo, Don Miguel Ruiz, edizioni Il punto di incontro. Uno di questi 4 accordi è non supporre mai nulla, che lo sento un po', perché c'è questa luna, questo pensiero negativo. Quindi ragazzi sento che con la vostra persona di interesse c'è effettivamente un movimento in avanti, lo vediamo anche qui con questo Cavaliere di Pentacoli, le cose sono lente, potrebbe anche esserci questo movimento, questo momento di fermo, come abbiamo detto, di silenzio, però io sento che qui la cosa più importante, a parte che la relazione continua, va avanti anche se in modo lento e c'è bisogno come di creare più affinità, se vogliamo mentale o di tipo spirituale, con questo 6 di spade quello che sento io è che avete bisogno di rompere gli schemi di comportamento o di pensiero, considerato che è una carta di spade, che sono legati alla luna, quindi le proiezioni fondamentalmente, ma la relazione va avanti. Ok, 2 carte. Oh, la Fenice. Qui si tratta di rinascere, ragazzi. Si tratta di, qua parla proprio di trasformazione, il 10 di spade è uno degli arcani minori della morte,
di crescita, di cambiare la mente. E qui arriviamo a questo 6 di spade, ragazzi. Parla anche di una nuova fase e di un rinnovamento. E poi qui abbiamo, oh, ma che belle carte che vi sono uscite, che belli oracoli. Abbiamo la libellula e parla di cose che vengono alla luce, e qui ce l'ho un po', di adattarvi, di cambi, e parla anche di guarigione. Infatti qua abbiamo un 4 di spade. Sento che probabilmente questo 4 di spade è qui perché avete bisogno di prendervi un tempo da soli, in isolamento proprio, per riflettere, per fare le vostre introspezioni, come se avessi bisogno di allontanarvi dalla fonte dello stress per riuscire a regolarizzare le vostre emozioni, il vostro stato emotivo, e fare un po' il punto della situazione secondo il vostro criterio. Ok, andiamo a vedere una meditazione di Findorn. Il modo in cui cominci la giornata è così importante. Fai che nel tuo cuore ci sia un canto di lode e di gratitudine e la consapevolezza del mio amore e della mia abbondanza senza limiti, sapendo che c'è un tempo per ogni cosa che deve essere compiuta e che dipende da te come impiegare questo tempo. Lascia che sia io a guidarti per tutto il giorno. Rimetti ogni cosa nelle mie mani. Te stesso, il tuo lavoro, le tue vicende, i tuoi interessi, le tue attività, e lascia che io lavori attraverso di te. Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato spunti di riflessione. Fatemelo sapere nei commenti. Scusate. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione o la condivisione del video, perché a me aiuta tantissimo. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me o avere una consulenza personalizzata, mi può scrivere via mail, oppure sotto c'è il numero di telefono e l'indirizzo alla pagina web. Per chi volesse iniziare questo percorso formativo, tenete presente che potete anche abbonarvi al canale e farlo come autodidatti, anzi, lì tratto tutto il tema delle credenze limitanti, ma in più ci sono temi di metafisica, di metamedicina, si parla di kundalini, di alto e basso astrale, della visione eterica, di come sviluppare il terzo occhio, di come proteggere il campo energetico, insomma, c'è tanto, ed è tutto quello che io sto studiando e ho studiato in decenni di formazione personale e professionale, che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 4, per adesso sono numerate, vanno viste in ordine cronologico di numero, ok? Bene. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!